Ben ritrovati amici, oggi vi parlo di Baltic Memories, un inchiostro prodotto da KWZ che ormai avete imparato a conoscere, questo farmacista, questo chimico polacco appassionato di scrittura che ha cominciato a produrre degli inchiostri. E che inchiostri? Perché sono effettivamente dei bei progetti molto scorrevoli, fanno davvero scorrere qualsiasi tipo di pennino. Questa tinta mi piace particolarmente. L'incarto, come avete visto, quello classico, un nome, una boccetta, però comunque la boccetta ha il pregio di accogliere qualsiasi tipo di penna, perché l'imboccatura del calamaio è particolarmente generosa. Un blu intenso, un blu di quelli che, ve l'ho detto, mi piace al cuore, non si comanda. È vero che anche il Walk Over Vistula è una bella tonalità, ma questo forse la batte leggermente. L'ho provata su una penna di tutto rilievo, la Visconti G8, ve ne ho parlato già in un video dedicato espressamente a questa bella penna stilografica, una penna insomma anche commemorativa visto che è quella del G8, e con un pennino, mamma mia che bello. Visconti i pennini li sa fare bene, ma un po' come tutte le aziende, cioè quando c'è l'impegno, e molto spesso all'impegno corrisponde una qualità di materiali, di ricerca e quindi anche un costo finale rapportato a tutto il progetto, vi dicevo, quando li vogliono fare bene li sanno fare molto bene. Del resto il pennino al Palladio è uno dei più belli che abbia mai provato in assoluto su qualsiasi penna stilografica. Quello di Visconti è veramente morbido ma rigido, non è un pennino flessibile, è un pennino che comunica tutto quello che passa tra carta e inchiostro. Allora niente, l'ho caricata e si va subito alla prova. Una tinta che richiama in un certo senso anche il Walk Over Vistula, perché comunque è più scuro, ma l'intonazione di base è quella. Questo gira più verso il teal, verso l'ottanio, ed è forse la caratteristica che me lo fa anche apprezzare, pur mantenendo acceso il colore primario che è per l'appunto un blu. Eccolo qui, lo ritrovo, la formulazione è quella tipica dei KWZ, quindi una scorrevolezza che effettivamente quando trova il pennino, non quello troppo arrotondato, non quello troppo piacione, perché se no si finisce per scorrere troppo e la penna diventa quasi sfrenata, ma un pennino come quello che sto utilizzando io è veramente gradevole, è veramente un piacere utilizzarlo, perché si riesce a scrivere così come abbiamo nell'intenzione. Un inchiostro che certamente non nasconde la sua componente oleosa, una componente che devo dire ogni tanto può provocare anche qualche residuo, qualche leggero intasamento, e l'inchiostro che io non lascerei a lungo fermo in un conduttore, meglio insomma una volta utilizzato lavarlo se la penna poi resta lì, perché potrebbe creare, sapete, quelle piccole ostruzioni, essiccando anche tra l'altro su alcuni pennini o su alcune penne per meglio dire, che hanno un cappuccio che non chiude così bene. Qualche falsa partenza è facile trovarla, perché è un inchiostro che si asciuga abbastanza velocemente. Su carta Rhodia, come è lecito aspettarsi, acquista ancora più tono, è in gran spolvero, perché il contrasto, perché il colore diventa un pochettino più fitto, più sgargiante, e io lo apprezzo ancora di più. Dal punto di vista di come si comporta sulla carta, devo dire che non ho riscontrato problemi di diffusione capillare, di spiumaggio. È un inchiostro anche abbastanza aderente alla sua gamma tonale, nel senso che non crea tante sfumature, se non quelle invece indotte dal flusso, oppure da quei pennini che sono abbastanza larghi, possono essere dei corsivi, dei doppio B,
che allora depositando in maniera diversa a seconda della velocità l'inchiostro sulla carta creano delle variazioni di saturazione più che di nuage, più che di shading in sé. Passa la carta? Beh, dipende da che carta e dipende da che pennino. Quello che ho utilizzato sulla carta Rhodia non ha passato la carta, quindi si può utilizzare tranquillamente su ambo i lati. Con un pennino più generoso però ogni tanto è possibile invece riscontrare il passaggio, ma non proprio dell'inchiostro, ma essendo una tinta scura si può insomma vedere dall'altra parte che la pagina è, per così dire, scritta. Come la maggior parte degli inchiostri risente del flusso, quindi su una penna di intinzione in vetro come quella che ho usato diventa più saturo, copre di più. Viceversa, con un pennino di quelli sottili, un pennino di intinzione in metallo come quello che sto utilizzando adesso, diventa più scuro perdendo quelle sfumature, ma ammetto che mi piace anche così, sebbene perda un pochettino la sua peculiarità, questo blu che tanto insomma mi aggrada. Qui diventa più scuro, si perde un pochettino, ma resta un inchiostro per esempio molto indicato anche per i pennini, perché pur essendo appuntiti come questo extra fine scorrono davvero molto bene. Unica raccomandazione che sento di fare è quella di non lasciarlo troppo tempo sul pennino, nella cartuccia o nel converter o comunque nel fusto della penna, insomma, perché se non la usate meglio lavarla. È una tinta che, come tutte queste, azzurri, giada molto decisi, ottaneo come questo, anche i colori più chiari, sono abbastanza fastidiosi da tirare via. Evidentemente il pigmento, il blu è una delle basi coloranti proprio per l'inchiostro, evidentemente qui essendo molto presente tende anche un po' a depositarsi, potrebbe creare qualche piccola ostruzione al passaggio. Insomma, è un consiglio che vi do, io sulle mie penne comunque lo faccio. Tanto bello, ma insomma, ecco, quando non la usiamo, puliamola. A voi tutti amici, grazie per essere stati anche qui con me con questo video. Vi aspetto ai prossimi.